Buongiorno amici! Ciao, buongiorno e ben trovati Nuovo video per i Tickets for Life. Dove ci troviamo? a Sokolac. Facciamo il quiz. Sokolac. Sokolac, che è un paesino abbandonato. No, non è tanto paesino, ma è una città, una piccola città abbandonata in mezzo alla Bosnia-Herzegovina. Vi ricordate che ieri eravamo a Sarajevo e ieri sera l'abbiamo lasciata in mezzo al traffico. Ci è dispiaciuto perché comunque sì, è stata una bella scoperta, insomma, una bella città. Però, come sapete, il viaggio continua. La strada chiama. E quindi volevamo, insomma, fare appunto un tratto di strada in più per raggiungere la prossima meta. Oggi sarà una giornata un po' cuscinetto, ce la prenderemo un pochino più con calma perché siamo un po' sfiancati dalla discesa e dalla camminata di ieri. Ieri abbiamo fatto 9 km, non so se ve l'abbiamo detto nel video passato. Il giorno prima ne abbiamo fatti 6 o 7, insomma un buon ritmo. Abbiamo iniziato un po' a bomba e ieri quella discesa per arrivare in centro città ci ha provato un po' i nostri muscoletti e quindi stamani eravamo un pochino cigolanti, diciamo così, però va bene, insomma. Sì. Abbiamo dormito qui a Sokolac, una cinquantina di chilometri ad est di Sarajevo. Siamo a quasi 900 metri sul livello del mare, siamo passati dai 24 gradi della costa croata ai 5 gradi. Stamani ci siamo svegliati in mezzo alla nebbia con 5 gradi, infatti abbiamo già acceso il motore, lo facciamo scaldare bene e tra poco ripartiamo. E abbiamo acceso anche il cinebasto stamani, perché quando siamo scesi dal letto 5 gradi, ovviamente fuori, dentro si stava abbastanza bene, però insomma quella scaldatina diciamo non era male. Quindi ora si apre anche un po' il cielo, infatti mi metterò gli occhiali perché questa luce così sparata di mattina, insomma con questa nebbia è accecante. E quindi proseguiamo, vediamo un attimo questa Bosnia cosa ci riserva. Ebbene sì, non siamo sbucati in Val d'Aosta, però tutto fa pensarlo. Praticamente siamo saliti su un altopiano, mucche al pascolo, campi verdi, siamo a 1200-1300 metri, baite di montagna, abeti, cioè è un paesaggio completamente diverso. E 7 gradi di temperatura. Ecco, per fortuna quella foschia diciamo si è un po' diradata. Tutto molto bello se non fosse che purtroppo ai lati della strada troviamo tantissima spazzatura. È stata un po' una costante in questa strada e a ogni curva al lato ce lo conferma purtroppo. Ci dispiace, come sapete, e questo è l'essere umano che la lancia, non è il vento, non è nient'altro. Qui ci passano con i mezzi e lanciano dal finestrino l'immondizia. I colori invece sono bellissimi perché quest'autunno davvero ci regala dei colori molto belli. Questa è un'altra chiesa in costruzione, ne abbiamo trovate altre lungo il percorso e sono chiese ortodosse. Abbiamo notato in questa zona la mancanza per il momento di moschee. Quindi probabilmente qui la componente religiosa è appunto più di natura ortodossa, come vi dicevo. Questo è del colore del foliage.
Come potete intuire dalle immagini, ci troviamo in un luogo che ha segnato la storia di questi popoli e di questi paesi. Siamo a Srebrenica e ci troviamo nel memoriale dell'Olocausto che è avvenuto l'11 luglio 1995. Dopo aver visitato Sarajevo, questo memoriale era una tappa obbligata del nostro cammino. Tra l'altro si trova anche lungo il percorso che ci porta sempre più ad est. Abbiamo fatto una piccola deviazione, ovviamente lungo la strada principale, perché non volevamo assolutamente saltare questo luogo. Come vi abbiamo accennato nella nostra visita a Sarajevo, quando abbiamo, diciamo così, incontrato la galleria chiamata appunto 11 luglio 95, che raccoglie le immagini, le atroci immagini di questo massacro, qui siamo nel pieno, siamo nel vivo, perché qui Srebrenica è proprio il luogo dove l'11 luglio appunto avvenne questo genocidio, perché di fatto poi di genocidio si parla. È stato riconosciuto, pensate un po', anche recentemente dal Tribunale dell'Aia, perché inizialmente veniva negato, si parlava solo di conflitto bellico. Cosa è successo l'11 luglio? Dopo un lungo assedio iniziato nell'anno 1992, la città venne occupata dai gruppi paramilitari serbi e dalle forze della Repubblica Serba di Bosnia, guidati dal generale Mladic. Fra l'11 e il 25 luglio dello stesso anno una grande quantità di persone, soprattutto uomini e ragazzi, in età compresa circa fra i 12 e i 13 anni e i 77-78 anni, vennero raggruppati, compromessi, ingannevoli e deportati. Lunghe file, si narra dai superstiti, di persone che tentavano la fuga. Per chi aveva capito che dietro ci fosse un inganno, si nascosero nei boschi, ma i militari spesso li trovarono e li uccisero. Si arrivò ad uno sterminio generale di 8.372 persone. Questa è la lapide che si vede all'inizio e riporta praticamente il totale delle vittime di quel periodo. Pensate che è stato l'unico genocidio di massa dopo il conflitto bellico della Seconda Guerra Mondiale. Pensate addirittura che i corpi, gli 8.372 corpi, furono gettati in fosse comuni. È stato difficile ricostruire questo posto. Ogni lapide ha sopra inscritto il nome della persona uccisa con la data di nascita e ovviamente la data di morte, che è uguale per tutti. Il luogo ovviamente richiama persone da gran parte dei paesi circostanti. Abbiamo trovato tanti pullman e in questo momento sta avvenendo una preghiera. Si sente un muezzin che sta cantando e predicando in ricordo delle vittime. Oggi è anche venerdì, che per l'Islam è giorno di preghiera. Stiamo facendo tutto il giro del memoriale, abbiamo trovato delle tombe dove la data di nascita riporta il 1980, quindi bambini, ragazzini di 15 anni. Infatti, come abbiamo già detto,
questo massacro colpì tutta una fascia dai bambini fino agli anziani. Siamo entrati dentro uno di questi capannoni che sembrano un po' abbandonati, anzi sono abbandonati. All'interno però ci sono delle foto storiche. Ora dobbiamo un po' capire questa mostra che è stata allestita qui, come è stata concepita. Infatti abbiamo visto nella mappa che ci deve essere il museo che racconta tutta la storia. Ora vediamo più avanti perché già si intravedono delle foto. Ma inquietante, ragazzi. È veramente inquietante, eh? Non so, questa cosa sicuramente è stata voluta in questo modo per amplificare i messaggi. Mamma mia, è già una fabbrica abbandonata, quindi tutto tetro, tutto. Poi con queste immagini è veramente una roba forte. Alla fine siamo usciti dal capannone, praticamente la mostra è stata allestita interamente all'interno di queste vecchie fabbriche che evidentemente hanno subito anche la guerra, anche loro, e mette veramente i brividi, insomma, una sensazione... Una cosa... Io mi è venuto un gran mal di stomaco, senti, mi è venuto proprio un mal di stomaco perché l'atmosfera è veramente pesante, fra la fabbrica cupa, tutta dismessa, e poi queste immagini che sono veramente forti. Stavamo ragionando che è storia talmente recente che ci sono i video con le telecamere e questa è la cosa che ci ha un attimino scioccato, perché siamo abituati ad andare nei musei e vedere pezzi di storia con oggetti recuperati, con foto.
magari in bianco e nero, magari della seconda guerra mondiale, no? Però questa è storia di ieri, se ci pensate. Perché ci sono video amatoriali. Esatto, ci sono video amatoriali, qualcosa abbiamo ripreso, sono video a colori tra l'altro, Sì. E questa è la cosa che a me ha scioccato di più personalmente, perché comunque vedi con il video, lo sapete bene, voi le guardate, passano le emozioni, si vedono persone in quel momento allegre, si capisce che sono state ingannate, sono questo fiume di gente che cammina nel bosco, però ragazzi che fanno anche dei gesti così tra loro di scherzo, quindi abbiamo ragionato, non sono persone che sapevano di andare verso la morte. E questa è una cosa che comunque è un macigno sullo stomaco, perché vedere proprio questi video che ti passano queste emozioni è forte. È forte. Sono passati solamente 29 anni e l'anno prossimo, ragionavamo, sarà il trentennale di questa tragedia. Esatto. Siamo contenti che ci sono tantissimi pullman di scolaresche, tantissimi. In questo momento ci saranno 10 pullman. L'ambiente è grande e ci sono delle persone, degli insegnanti che comunque gli spiegano, c'è una signora che faceva la guida, quindi la speranza è che insomma le nuove menti capiscano ciò che è stato fatto e che non si ripeta più. Adesso torniamo dal nostro Charlie e percorriamo questa strada che passa proprio di fronte ai resti di questa antica fabbrica. Pare essere stata una fabbrica di batterie. Ci siamo spostati di circa 5 km, abbiamo visto su Park4Night una zona dove poter sostare e ci stiamo facendo un buon pranzetto. Ora dobbiamo solamente decidere il da farsi, se rimanere qui per il pomeriggio e dormire anche stanotte in questo luogo o proseguire. Ci sono alcune cose da valutare. Prima però mangiamo, così a stomaco pieno si ragiona meglio. Poi magari ve le spieghiamo. E poi magari ve le spieghiamo. It's like a heart with nothing to conceal, nothing more. Lesson learned, a slight state of hope that you will. E così, senza nemmeno accorgercene, siamo già arrivati all'ora di cena. Oggi abbiamo lavorato tutto il pomeriggio. È vero, siamo un po' fusi. Siamo fusi perché tra i montaggi dei video, tra lo studio delle prossime mete, delle tappe, delle cose da vedere. Sì, è un duro lavoro anche questo. Non è che improvvisiamo. No, infatti voi spesso ci chiedete ma come fate a scoprire le chicche che ci portate a far vedere? Beh, c'è tanto studio a monte. Esatto, vabbè, comunque lo facciamo con piacere e voi ci potete ripagare cliccando, mettendo i like, condividendo i nostri video, scrivendoci i commenti, esatto, quindi gli apprezzamenti fanno sempre piacere, o le critiche ovviamente se sono costruttive, perché insomma criticare per criticare ha poco senso. Esatto.
Detto questo, ora intavoliamo la tavola. Che si mangia? Intavoliamo di la buono? tavola. Abbiamo Melanzanine quelle cucinate oggi. grigliate preparate oggi, ora stanno un pochino lì, fanno la loro macerazione succulenta. E poi stasera verdure, siamo più leggeri. Abbiamo l'insalata che è avanzata di oggi, un mix di insalata con i fagioli, i pomodori, eccetera eccetera, e poi abbiamo degli hamburger vegetali che dobbiamo finire, e se non scadono sono dei mini burger agli spinaci, quindi niente, tutto qua. E c'è un po' di frutta. Intanto che il computer finisce di esportare l'ultimo video, ci prepariamo per apparecchiare la tavola, e poi, come se non bastasse, abbiamo anche la premiere, perché tutti i video che vedete la sera alle 9 del lunedì e del venerdì escono anche in premiere. E cosa significa? Che se volete potete partecipare attivamente chattando con noi. Nei limiti del possibile noi ci siamo sempre e vi rispondiamo a tutti i commenti. I limiti del possibile sono dettati dal fatto che se non abbiamo connessione o siamo entrati in un paese, non abbiamo trovato la SIM, non abbiamo trovato un wifi attivo, eccetera eccetera, ovviamente siamo scoperti e quindi non possiamo partecipare. Però devo dire che siamo stati molto bravi, è successo, quante volte sarà successo? Non si contano su una mano le volte in cui siamo mancati, dai. Quello è vero. Comunque ecco, se non ci vedete in premiere, voi cercate di esserci, se non ci vedete vi abbiamo spiegato il motivo. Siamo di nuovo a tavola, finalmente c'è una fame ragazzi che sto svenendo. Buona cena amici, e ci vediamo domani, non mancate, perché andremo verso nuove avventure. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound. Nuova giornata, buongiorno ragazzi. Ciao, buongiorno e ben ritrovati. Adesso ripartiamo, abbiamo dormito in un luogo veramente silenzioso, si è dormito veramente bene. Bene, a bordo strada, ma le macchine iniziano a passare solo adesso, che non è nemmeno mattina presto, e è un parcheggio sterrato, diciamo, non asfaltato, ma stanotte non si è mosso un veicolo, quindi siamo stati veramente nel silenzio totale. Ricordiamo che siamo praticamente alle porte del paesino di Srebrenica, tristemente famoso per il genocidio, e ripartiamo verso un altro confine. Qui i confini sono tutti molto vicini. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. Vi abbiamo parlato di un altro confine. In effetti Srebrenica è praticamente quasi, diciamo così, sul confine con la Serbia. Quindi noi vogliamo attraversarlo proprio fra pochissimo, manca qualche chilometro, e appunto visitare anche una parte della Serbia. Abbiamo fatto un riempimento di gasolio per consumare gli ultimi marchi e ci sono rimasti circa il cambio una ventina di euro in marchi, ovviamente ce le porteremo in Serbia e eventualmente le cambieremo in dinari, perché anche la Serbia non adotta l'euro e ha il dinaro serbo. Each other's eyes. There's no one left but you and me. Dove? Questo già Made a place that only Ed è we Serbia, see. signori miei! 20° paese che viene attraversato con il nostro mitico Charlie. È andata liscia anche questa volta.
L'uscita dalla Bosnia ci ha controllato solo i passaporti e all'ingresso della dogana serba ci ha controllato i passaporti e poi ha chiesto di vedere Charlie, perché Charlie dà sempre molto nell'occhio, perché lo indicano e ci ha chiesto in serbo cos'è, quindi gli abbiamo detto tipo camper e ha mandato il collega a controllare e ha voluto soltanto vedere, si è affacciato dietro, ha visto il letto eccetera eccetera e quindi niente, ha detto ok, andate, buon viaggio. Quindi... A questo giro però ci ha messo il timbro sul passaporto. È vero. Quando siamo usciti, passati dalla Croazia alla Bosnia, non ci hanno timbrato i passaporti, l'hanno solo passati nella macchinetta. Sì. Qui invece hanno messo il timbro di uscita dalla Bosnia e il timbro d'ingresso nella Serbia. È vero. Particolari queste, Sì. queste cose. Siamo contenti, un altro paese e arriverà anche un'altra spilletta per la mappa. Sì, Stamattina ci siamo alzati con il sole, fortunatamente, ha messo almeno, secondo il meteo, dei giorni soleggiati e adesso la temperatura, che sono circa le 10:30 del mattino, è sui 16 gradi circa, quindi non male e speriamo di poter visitare questo paese con il sole, dai. La direzione, una volta entrati in Serbia, che abbiamo preso è verso la capitale, ovvero Belgrado, per chi non si ricordasse la geografia. E abbiamo preso questa strada che è una strada secondaria e è un po' tortuosa, ma comunque il fondo dell'asfalto è buono, non ci sono buche per il momento. Secondaria secondo i nostri standard, per gli standard del paese invece è la strada principale. Sì, è vero. Che unisce la capitale. Esatto, passa nelle campagne in mezzo a dei paesini e a noi piacciono queste strade anche perché stiamo vedendo la vita un po' dei locali. Ci sono camion che scaricano la legna, si vedono questi fienili molto belli e caratteristici, in parte in legno, in parte in pietra, insomma contadini, questi pagliai con il palo centrale come una volta usava da noi, insomma delle cose anche in disuso nelle nostre campagne, quindi ci fa piacere e è quello già il folklore del paese, insomma. Try to let it go. Dal momento che siamo senza internet stiamo utilizzando Maps.me, abbiamo scaricato le mappe e il navigatore ci dice che mancano 130 km, che non sarebbero nemmeno tanti, ma facendo queste strade molto tortuose ci dà un tempo di percorrenza di 3 ore, ragazzi, 3 ore. Quindi probabilmente ci fermeremo lungo il percorso anche per mangiare uno spuntino, qualcosa. Te pareva? Si casca sempre lì. Se dai. Poi al limite per fare 2 foto, 2 riprese quando Ecco. trovassimo qualche punto bellino. E noi proseguiamo lungo questa strada pittoresca. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. High above us in the clouds, soaring in the wind. Guardate là. Mettono queste reti del pollaio, per capirsi, a maglia larga e non danno molta sicurezza. Passi nella galleria scavata nella roccia, ma sopra ai massi spioventi e speri che non cada nulla. È una bella strada tortuosa e anche scenografica. Sì, guardate là, probabilmente passa là e taglia la montagna. Sì, quella è la nostra strada. Sicuramente. Il fondo stradale in partenza era buono, ma ora andando avanti a tratti è sciupato, rovinato con qualche buca,
e a tratti invece è ancora buono. La vegetazione intorno è veramente molto bella, con il sole esplodono tutti questi colori autunnali, giallo, verde, rosso, è meravigliosa. La strada è diventata praticamente una mulattiera, un sentiero con un 15% di salita. Non ho fatto in tempo a riprenderla, a riprendere il cartello, però guardate qua dove stiamo andando, sembra veramente il sentiero di montagna e è una delle strade principali. Tanti auguri, suoniamo ogni curva. Purtroppo nel navigatore non si capisce bene la fattibilità della strada col nostro mezzo, quindi ci siamo fermati un minuto, c'era un piccolo slargo a fare il punto della situazione, perché in effetti questa strada è molto secondaria, pure troppo, e quindi abbiamo riguardato nella mappa. Vi ricordiamo che non abbiamo la connessione in questo momento perché entrando in Serbia non abbiamo la SIM, e quindi stiamo navigando sulla mappa scaricata e effettivamente c'è, facendo un giro molto più largo, c'è una strada un po' più grande, sembra principale, però appunto dobbiamo raggiungere un paesino che è un po' più a sud e poi questa strada porta direttamente alla capitale Belgrado, quindi faremo così. Diciamo che da qui ci si arriverebbe, però i tempi si allungano notevolmente, come vi abbiamo già detto, e poi non sappiamo se troviamo pendenze o discese importanti, insomma non vogliamo mettere a rischio il viaggio, ecco, quindi faremo questa deviazione più larga. Effettivamente questa è la strada dei polli, delle campagne proprio. Oddio, oddio, però abbiamo visto un bello spaccato di vita vera, veramente, veramente bello, cioè il contadino, la signora con le uova, i polli nel campo, chi spacca la legna, cioè trattori dell'epoca del fu. La strada è migliorata. Purtroppo stiamo trovando spazzatura anche qui in Serbia. Eccoci finalmente a camminare sul suolo serbo. Ci siamo fermati in quest'area parcheggio che costeggia la ferrovia. Siamo nella cittadina di Lejkovac, se l'ho pronunciato bene, e visto che è l'ora di pranzo ci prepariamo un pranzetto e poi proseguiamo. Siamo praticamente a un'ottantina di chilometri da Belgrado. Abbiamo individuato un paio di posti che possono fare al caso nostro per soggiornare almeno una notte. Infatti abbiamo visto che la città si dovrebbe girare abbastanza bene e pensiamo di spendere perlomeno tutta la giornata di domani per fargli visite. Tra l'altro il meteo ha messo un paio di giorni belli, come vedete non c'è nemmeno una nuvola ed il clima è nettamente migliore a quello degli ultimi 2 giorni. Come quota siamo intorno ai 150 metri. La parte che visiteremo in questi giorni è abbastanza pianeggiante e anche le altitudini sono relativamente basse, quindi dovremmo trovare delle buone temperature. Intanto Marta sta preparando il pranzo. Cosa abbiamo di buono oggi? Frittata con la cipolla. Ah. Passa al convento questo. E dopo pranzo sapete cosa facciamo? Ve l'abbiamo già accennato, attaccheremo la spilla
della Serbia, il 20° stato per Charlie. È un bel traguardo, 20 nazioni, ti rendi conto? Sì, sì. L'avresti mai detto qualche anno fa? Assolutamente no. No, assolutamente no. Guardo qui per il dito perché sennò me lo taglio, Eccoci giunti al momento tanto atteso, spilletta della Serbia. Vai. E ora il difficile è trovargli il posto. Si fa fitta la faccenda. Sì. La mettiamo qui, si sconfina un po', ma dobbiamo lasciare... a fianco alla Bosnia, perché di fatto lo è. Ripartenza dopo il pranzettino e dopo aver messo la spilletta sulla mappa. Il sole si mantiene bello caldo, sono oltre 20 gradi, si sta molto bene oggi. Vedete anche Marta, manica corta. E proseguiamo verso Beograd, ovvero Belgrado. Abbiamo notato con dispiacere che entrati in Serbia si trovano molti cani randagi, purtroppo. In Bosnia non ne avevamo visti, ma qui in Serbia, anche ora nel parcheggio vicino alla stazione, ce n'erano un po'. Già si avvicinavano e chiedevano qualcosa da mangiare. Noi non abbiamo nulla al momento, non l'abbiamo portato da casa il mangime, ma lo compreremo. Come sapete, insomma, ci teniamo a dar da mangiare a questi pelosetti nei limiti del possibile, quindi dovremo fare poi una spesa e compreremo anche qualcosa per loro. Sì, se lo merita. Siamo arrivati in una strada bella disastrata. A tratti ci sono queste interruzioni per lavori e invece di rifare l'asfalto ci hanno buttato il breccino grosso con conseguenti scalini, salti, eccetera eccetera. Quindi facciamo un po' su e giù e infatti vedete che salto. Vabbè, Fede almeno si tiene più sveglia alla guida, così non gli prende l'abbiocco postprandiale. E proseguiamo. Guardate qua, le voragini, boom, si scende, si risale. Vedete, hanno messo queste toppe giganti. Non si capisce, sì, infatti. C'è la Lidl, il McDonald's, il Kentucky Fried Chicken, Megaponte, guarda quante cosine. E lì abbiamo la prima bandiera della Serbia. Eccoci qua ragazzi, siamo giunti ormai all'ora di cena. Abbiamo una fame che non vi sto nemmeno a raccontare. Ci siamo fermati in questa area parcheggio per i camper, dove potete trovare elettricità, acqua, fare carichi e scarichi. Esatto. E dormiremo qui. La trovate su Park4Night. Di fatto è un parcheggio chiuso con il cancello dove avete tutti i servizi. Ora, mentre prepariamo la cena, chiudiamo il video, vi salutiamo, vi diciamo che nel prossimo video vi porteremo alla scoperta della capitale. Esatto. Noi siamo stanchi morti, non so se si capisce, ma oggi abbiamo guidato un bel po' per un bel po' di strada. Poi abbiamo, nell'oretta scorsa abbiamo lavorato un pochino per le solite cose al computer, aggiornamenti, cose varie, anche perché qui c'è il wifi, perché vi ricordiamo che siamo scoperti, non abbiamo più la SIM bosniaca e non abbiamo fatto quella serba. L'idea è comunque di
transitare in Serbia, perché vogliamo andare ancora ad est, e per questo rimanete con noi per i prossimi video, perché vi portiamo ancora a giro, come si dice in Toscana. Esatto. Noi poi non abbiamo più un dinaro, perché qui c'hanno i dinari e non abbiamo un dinaro. Non tengo dinaro. Quello era non tengo dinero. Di Comunque, nero, non però importa, vabbè, ha fatto insomma, tutto un suo... Era per dire che oltre a essere senza internet siamo anche senza dinari. Ora domani nella città cambieremo, perché ci sono avanzati dei marchi bosniaci e quindi ma poca roba, e quindi abbiamo pensato che li cambiamo in dinari, qui così le spendiamo per comprare qualcosina, per mangiare domani. Io sono più per il mangiare. Non avevo dubbi. Quindi insomma rimanete con noi, mettete un bel pollicione sotto al video, grazie di averci seguiti, un abbraccione grande grande e speriamo di ritrovarvi al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!